In questo video andiamo a vedere un'applicazione web molto utile nel caso si abbia a che fare, come nel mio caso, con tanti dispositivi aggiornati con firmware Tasmota. L'applicazione in questione si chiama Tasmo Admin ed è un tool web per l'amministrazione di device con firmware Tasmota. Esiste anche una versione per Docker e quindi io andrò ad installare quella per comodità. Faccio questa installazione prima di iniziare il successivo step della mia migrazione, e cioè lo spostamento degli item da OpenHub 2 a OpenHub 3, così man mano che sposto gli item che hanno Tasmota a bordo, come ad esempio i vari son-off che ho, man mano che li sposto li aggiorno all'ultima versione e li testo di volta in volta. Andiamo quindi a vedere sul Docker Hub, dovrebbe esserci il link qui da qualche parte, eccoci qua, sul Docker Hub le informazioni relative appunto a questa immagine. Ok, l'unica raccomandazione che ci viene fatta è di utilizzare un volume un volume esterno, quindi al container, per tenere persistenti le configurazioni. In questo modo, dovessimo ricreare il container, non dobbiamo riconfigurare l'applicazione. Quindi dobbiamo andare a scaricare l'immagine indicata qui e poi crearci un volume per mantenere la configurazione persistente. A questo punto andiamo sul nostro portainer. Quindi per prima cosa ci andiamo a creare un volume e lo chiamiamo Tasmo Admin Data. Ok, e poi andiamo a creare l'immagine, cioè il container, chiamiamo Tasmo Admin e il nome dell'immagine è questa che ci dice il Docker Hub. Allora, la porta da esporre in teoria è la porta 80, noi magari ce la mappiamo su un'altra porta, la mappiamo sulla 81, quindi l'host espone la 81 che viene ridiretta sulla porta 80 del container. Andiamo ad aggiungere il volume, il mio volume è questo, devo solo vedere che deve mappare la cartella data del container, quindi /data. Poi solite restart policy mettiamo always, così si riavvia in automatico. Anzi, in teoria potrei anche avviarla solo quando mi serve, così non consuma risorse. Ok, abbiamo fatto tutto, deployiamo il container e aspettiamo che scarichi l'immagine. Ok, container creato, in running, quindi è andato tutto bene. Quindi andiamo a vedere la porta 81 del nostro Raspberry. Eccoci qua, registriamo l'utente, mettiamo il solito admin e la solita password. Ok, poi facciamo autoscan, cambiamogli il range di IP perché metto quelli della mia rete fino al 254. Device admin e la password, quella che uso sui son-off. Ok, ha trovato 12 dispositivi. Adesso non so se li ha trovati tutti, però qualcosa ha trovato. Quindi man mano che poi li andremo a migrare, controlliamo che ci sia, altrimenti lo aggiungiamo a mano. Andiamo a salvarle tutte. Dovrebbe save all in fondo. Ok, a questo punto se andiamo su device e list, dovremmo vederle. Eccoci qua. Sono tutte alla 9.1 tranne 8.5 di questo. Quindi da questo pannello noi possiamo interagire con i singoli device con Tasmota senza dover andare ognuno sulla propria interfaccia web. Ad esempio possiamo fare gli update, dobbiamo dare le informazioni di dove scaricare, dove prendere il firmware, quali dispositivi vogliamo aggiornare. Alla prima migrazione di item lo farò. E questo invece è il pannello di visualizzazione di tutti i dispositivi, una sorta di interfaccia utente. Come vedete, per quelli che hanno dei sensori collegati viene fuori anche il valore. A questo punto sono pronto con la migrazione del primo item da OpenHub 2 a OpenHub 3. Io prenderei un device con Tasmota proprio per vedere anche il funzionamento di Tasmo Admin e utilizzerei
il Sonoff che gestisce il bagno del piano terra sia come interruttore della luce che come sensore di temperatura e umidità. A questo punto vado sulla lista. Il bagno a piano terra è questo indirizzo IP, quindi è il mio primo Sonoff, perché ho cercato di dare degli IP relativi al tipo di dispositivo e al progressivo, quindi in teoria posso accedere alla sua interfaccia web, vedete di qua, e l'aggiornamento lo posso fare da qua nella modalità classica di Tasmota, oppure lo posso fare di qua. Tasmo Admin è comodo se uno vuole aggiornare massivamente tutti i dispositivi, perché c'è un'opzione che permette di selezionare tutti i dispositivi e aggiornarli tutti con la stessa versione. Io adesso farò un aggiornamento solo di questo Sonoff, che sarà quello che andrò a migrare. Quindi nel prossimo video vedremo un po' tutti gli step di migrazione di questo item, partendo appunto dall'aggiornamento di Tasmota tramite Tasmo Admin.